Ciao a tutti, sono Renato Bosco e benvenuti a San Martino. Oggi prepareremo 3 pizze fatte in casa, di conseguenza 3 lievitazioni diverse una dall'altra. Sarà una breve lievitazione, una lunga lievitazione e la terza sarà una sorpresa. Per la breve lievitazione prepariamo il nostro lievitino. Abbiamo bisogno di 100 g di farina, 60 g d'acqua e 15 g di lievito compresso o lievito di birra e un contenitore con dell'acqua a 26 gradi. Procediamo. Mettiamo la farina all'interno di una ciotola, mettiamo l'acqua e mettiamo anche il nostro lievito. Uniamo i nostri ingredienti, farina, acqua e lievito. Formiamo una bella pallina bella rotonda che poi andiamo a mettere all'interno della nostra acqua che è a 26 gradi, dove i nostri lieviti lavorano e stanno benissimo. E quando viene a galla la possiamo inserire all'interno del nostro impasto. Come vedete sono passati 5 minuti, il nostro lievito è venuto a galla, adesso prepariamo il nostro impasto. Prendiamo la farina, 400 g di farina, 5 g di malto, 12 g di olio extravergine e 12 g di sale. Iniziamo il nostro impasto. Nella bowl abbiamo 240 g di acqua, prendiamo il nostro lievitino, lo lavoriamo un attimino all'interno della nostra acqua, così lo sciogliamo e a questo punto inseriamo la farina nella bowl. Appena si incorporano i nostri ingredienti vado ad aggiungere il sale. A questo punto aggiungiamo il nostro olio e lavoriamo il nostro impasto per circa 5-10 minuti, sempre portando l'impasto dall'esterno verso l'interno. A questo punto lo togliamo dalla nostra bowl, mettendo un po' di farina sulla nostra spianatoia e continuiamo a lavorarlo fino ad ottenere una pallina. A questo punto prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo in un piatto e lo copriamo con una ciotola. E tra 10 minuti andremo a prendere il nostro impasto e lo lavoriamo un'altra volta. Trascorsi 10 minuti prendiamo il nostro impasto e come vedete è già molto più liscio di prima e lo andiamo a pirlare per renderlo ancora più liscio e omogeneo. E lo andiamo a riporre nel piatto e lo lasciamo lievitare per circa 10 minuti. Trascorsi 10 minuti prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo sulla spianatoia, prendiamo un contenitore rettangolare così ha già la forma della nostra teglia, un goccino d'olio all'interno, con un pennello andiamo a ungere tutto il nostro contenitore, prendiamo il nostro impasto, facciamo una forma allungata, lo mettiamo all'interno del nostro contenitore. A questo punto la copriamo con una pellicola, la lasciamo lievitare per 3-4 ore fino a che non raggiunge il doppio del proprio volume a una temperatura di circa 24-26 gradi. Eccoci qui, sono trascorse le 3-4 ore, vedete il doppio del volume del nostro impasto. Mettiamo la farina sulla spianatoia e capovolgiamo il nostro impasto lentamente. Aggiungiamo ancora un po' di farina sopra, prendiamo il nostro impasto e iniziamo a stenderlo. Un goccio d'olio extravergine che aiuterà la cottura. Ungiamo la nostra teglia, questa teglia è una teglia 30x40, io utilizzo casalingo, prendiamo il nostro impasto e a questo punto andiamo a inserirlo all'interno. Il nostro impasto l'abbiamo steso, a questo punto aggiungiamo il pomodoro. Il pomodoro è stato preparato con un po' di basilico, sale e olio.
stendiamo bene il nostro pomodoro, lasciamo riposare il nostro impasto per circa 30 minuti. Nel frattempo accendiamo il forno. Passati 30 minuti, inforniamo la nostra pizza rossa a una temperatura di 250 gradi, forno statico, altrimenti se avete un forno ventilato 220 gradi. Sono trascorsi 15 minuti circa, prendiamo la nostra pizza rossa, iniziamo a farcirla. Stracchino, peperoni e salame. Distribuiamo bene il nostro ingrediente su tutta la pizza. Se vogliamo mettere lo stracchino può essere la mozzarella, può essere un formaggio morbido, peperoni, il nostro salame. Terminata la farcitura, adesso la mettiamo all'interno del nostro forno per circa 2 minuti solo per sciogliere gli ingredienti e per fare la crosticina. La pizza è pronta. Vediamo la seconda ricetta, impasto diretto a lunga lievitazione. Abbiamo bisogno di 500 g di farina, 300 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 12 g di sale e 12 g di olio. Iniziamo il nostro impasto. Nel mio impasto ho messo 300 g d'acqua perché ho utilizzato una farina zero. Se cambiamo tipologia di farine, potrebbe cambiare anche la quantità d'acqua all'interno del nostro impasto. Aggiungo il lievito ed inizio a impastare. Appena unisco i miei ingredienti, vado ad aggiungere il sale. Benissimo, a questo punto aggiungiamo l'olio. E lavoriamo il nostro impasto per 5 minuti. Andiamo a terminare il nostro impasto sulla nostra spanatoia. Giunti a questo punto, prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo sopra il nostro piatto. Lo copriamo con una ciotola e lo faremo riposare per circa 10 minuti. Sono trascorsi 10 minuti, prendiamo l'impasto, formiamo un panetto un po' ovalizzato, lo mettiamo all'interno di questo contenitore, lo copriamo con una pellicola, lo mettiamo in frigo a 4 gradi per 18-20 ore. Andiamo a stendere l'impasto, ungiamo la nostra teglia, prendiamo l'impasto e lo mettiamo all'interno. Siccome facciamo una pizza bianca, prendiamo l'olio extravergine e lo mettiamo sopra. Facciamo riposare per 30 minuti e poi inforniamo. La pizza bianca ha riposato, adesso la inforniamo a 250 gradi nel forno statico. Trascorsi 15 minuti circa, la nostra pizza bianca è pronta per essere farcita. Mozzarella, rigorosamente bufala. La distribuiamo bene sulla nostra base, zucchine che sono state spadellate, prosciutto cotto, bello abbondante, siamo a casa, la nostra pizza fatta in casa, goduriosa, buona. 2 minuti in forno e la pizza è pronta. Ecco pronta la pizza bianca. E adesso passiamo al terzo impasto, al vapore. Farina di tipo 0, 200 g d'acqua, 100 g di latte, 20 g di lievito compresso o lievito di birra, olio extravergine, 15 g e 12 g di sale. Iniziamo il nostro impasto. Farina, acqua, latte,
e sbricioliamo il nostro lievito all'interno e iniziamo a impastare. Appena si forma l'impasto, aggiungiamo subito il sale e adesso che si sono incorporati sale, farina, lievito e acqua e latte, aggiungiamo l'olio. Ricordiamoci che l'impasto è pronto quando vengono incorporati bene gli elementi e si forma il glutine. Da quel momento in poi potremo iniziare a fare le nostre palline o fare lo staglio per la nostra pizza o il nostro lievitato. Aggiunti questo punto lo tiriamo fuori, lo mettiamo sul nostro spianatoio e lo lavoriamo. Vedete che l'impasto è diverso, essendoci il latte ha una consistenza un po' diversa. Formiamo una palla che la faremo riposare su un piatto per circa 10 minuti e poi iniziamo lo staglio. Trascorsi i 10 minuti prendiamo l'impasto e iniziamo lo staglio. Preferibilmente cerchiamo di fare delle palline tutte uguali, magari da 30-40 grammi. Cerchiamo di portare sotto la parte, quella non liscia, e poi arrotoliamo sul nostro tavolo. Giunti a questo punto rivestiamo la teglia con della carta forno, riprendiamo i nostri piccoli lievitati, chiudiamoli bene sotto, li appoggiamo abbastanza lontani perché dovremo fare una lievitazione di circa 4-5 ore a temperatura di 24 gradi, 26, e poi andremo a fare la nostra cottura a vapore. A questo punto i piccoli lievitati li faremo riposare per circa 4-5 ore a una temperatura di 24-26 gradi e poi li inforneremo nel forno a vapore. Tagliamo il piccolo lievitato, come vedete dall'alto verso il basso. Prendiamo un po' di pastissade di cavallo. La pastissada del cavallo è un tipico piatto veronese, nient'altro che uno stracotto di cavallo marinato nell'amarone. 2 pomodori confit, un po' di germogli, un goccino d'olio, il piatto è pronto.